Come sapete, quando vi faccio una promessa io la mantengo sempre, prima o dopo, e infatti oggi, visto che me l'avete richiesto, siamo qua con questa nuova linea LOLO-MG Sweet Nails e con tutte le bambole uscite in un unico video. Infatti oggi vedremo Candylicious, Pinky Pops e Kitty K in una fast review. Sì, abbiamo un sacco di cose da vedere, quindi questo video sarà una fast review perché ragazzi, dobbiamo correre o ci metteremo un'ora, quindi iniziamo subito. Le scatole sono praticamente uguali o comunque molto simili, quindi iniziamo guardandone una dove vediamo che davanti c'è come sempre tutta questa vetrina trasparente gigantesca che ci lascia vedere tutto all'interno, sia la bambola che il playset. Nell'angolo in alto c'è il logo LOLO-MG, nell'angolo in basso c'è il logo Sweet Nails e il logo della linea, e invece nell'altro angolo ci sono degli sticker che poi potremo utilizzare ad appiccicare sulle unghie e una mano che ci mostra invece lo stile di unghie della bambola. Kitty K ha tutte queste tonalità di rosa più chiaro e più scuro, Pinky Pops invece ha queste tonalità verde e fucsia e vedremo poi che anche gli smalti sono completamente diversi l'una dall'altra. Invece Candylicious è tutta sui toni del rosa e dell'azzurro. Sui lati delle scatole questa volta non troviamo le sorelline LOL Surprise, ma troviamo solamente i loro artwork che sono uno più bello dell'altro. Mi piacciono veramente tantissimo gli artwork delle LOLO-MG, ma invece guardando il retro vediamo che ci sono veramente un sacco di informazioni da leggere, un sacco di cose scritte, ovviamente tutte attorno a questa immagine della nostra bambola, in questo caso Kitty K con il suo playset. Qui in alto ci dicono che il suo negozio si chiama Kitty K Caffè, qui c'è scritto che ci sono invece dei veri smalti all'interno, con anche un'immagine di Kitty K che apre lo smalto. Qui invece vediamo Kitty K con dei glitter, infatti c'è scritto che contiene dei glitter, ci sono questi sticker adesivi per unghie, qui troviamo un elenco delle cose che ci sono all'interno e qui in basso invece ci danno le istruzioni su come giocare, quindi applicare l'adesivo sull'unghia, premere l'unghia finta per farla incollare e poi decorarla. Nella scatola di Pinky Pops ovviamente c'è il suo playset e un'immagine di lei e anche con lei troviamo lo smalto, i glitter, il suo negozio si chiama Pinky Pops Fruit Shop, gli adesivi, le istruzioni su come giocare con queste unghie e ovviamente comprende le stesse cose di Kitty K. Anche per Candylicious c'è un'immagine della bambola che mi piace da impazzire perché è così pin-up, così anni 50, non vorrei sbagliarmi, con ovviamente il playset, le istruzioni su come giocare, gli sticker, l'elenco delle cose comprese, come i glitter e i due smalti colorati e il suo negozio si chiama Candylicious Sprinkles Shop. Ma se non sbaglio dicevamo che questa sarebbe stata una fast review, quindi corriamo subitissimo ad unboxare. Con tutte loro la prima cosa che troviamo sono le istruzioni su come usarle, che poi più che istruzioni sono di nuovo il contenuto dei vari playset, ma iniziando da Kitty K devo dirvi che è davvero molto carina, molto semplice, lo stand non è incluso, l'ho dovuto aggiungerlo io. Il suo viso pensavo fosse identico alla versione precedente di Kitty K e invece è abbastanza diverso, ma poi comunque faremo un piccolo confronto. Ha gli occhi marroni con sopra gli occhi questo eyeliner grafico sfumato da bianco a fucsia, le sue sopracciglia sono molto definite con qualche peletto nella parte centrale, ha due nei ai lati delle labbra che sono completamente fucsia glitterate e poi un po' di blush sulle guance. E i suoi capelli sono di questo grigio lilla, un colore un po' indefinito, nella parte superiore sono raccolti in queste due codine che però non hanno neanche l'elastico coperto, questa volta si vede proprio che MJ è andata al risparmio, ma la parte sul retro invece è completamente sciolta e sono anche lunghissimi perché arrivano praticamente fino a terra. Hanno ovviamente un po' di gel sulle punte, ormai lo sappiamo, ma per il resto sono la solita fibra meravigliosa di MGA. Alle orecchie porta queste orecchine a forma di cuore, completamente di plastica blu perlata con all'interno una coroncina disegnata e il suo look è composto da due pezzi. Vediamo questo vestitino con delle orecchiette da gatto sul seno, la cerniera centrale, tutto completamente di jeans con anche delle cuciture fucsia decorative e che non so se si riesce a vedere in camera, ma anche tutta questa colorazione perlata, ed era sopra questo body trasparente a manica lunga con le maniche sfumate dal fucsia al rosa, completamente trasparente. È super sexy questo body, mi piace da morire. Invece le sue scarpe sono di base completamente argentate con dei dettagli però colorati di blu e possiamo vedere anche che sotto indossa delle calzettine bianche con dei glitter argento. Assieme a lei arriva ovviamente la postazione unghie, che è anche la postazione del Kitty K Caffè, dove mi soffermerei un attimino perché è veramente super dettagliato. Sopra questo ripiano vediamo le orecchiette da gatto che si ripeteranno praticamente ovunque. Qui troviamo questa finestrella che ci lascia vedere all'interno, sembra quasi una libreria dove riporre le unghie e infatti possiamo aprirlo, sfilare i cassetti e rimuovere le unghie, oppure andare a inserire le unghie, ma poi comunque lo vedremo meglio, e incastrarlo di nuovo qui dentro. Chiudere
e lasciare le unghie che avremo realizzato in esposizione. Qui in basso troviamo la scritta OMG Icy Colo, che non so cosa voglia dire, sicuramente un gioco di parole. Su questo lato invece troviamo un sacco di disegni un po' anni 80, la scritta Kitty K Caffè in 3D anche colorata, molto molto bella. Qui troviamo anche il bordino colorato di bianco. E poi qui sopra ci sono invece questi 3 ripiani che hanno 3 forme diverse, questi sembrano dei dischi e questo centrale sembra un cuore, con sopra lo spazio per appoggiare il dito e farsi fare le unghie. E ovviamente oltre ad essere removibili hanno anche di nuovo le orecchiette da gatto. Ma se c'è la postazione per le unghie serviranno anche le unghie e arrivano in questo modo. Una fila abbiamo già visto che è all'interno della postazione, queste invece sono aggiuntive. Se vogliamo utilizzarle possiamo staccarle da qui semplicemente tirando, io non lo farò, come non aprirò neanche le altre cose. Ragazzi, portate pazienza, ma per un discorso di collezionismo non voglio distruggere tutto. Le troviamo di diverse misure, ci sono più grandi e più piccole, ma hanno tutte le orecchiette da gatto sulla parte finale e in più alcune hanno anche gli occhietti da gatto, tipo questa ha l'occhietto aperto, questa invece ha gli occhietti chiusi. E quando le avremo decorate, se vogliamo esporle, possiamo andare ad aprire questa antina, sfilare una mensola e infilarle proprio qui nel taglio della mensola e loro rimarranno così. Ma la cosa bella è che possiamo anche infilarle su 2 strati, quindi andare davvero a riporle tutte senza perderle, cosa che io farò ovviamente subito. Ne hanno inserite un numero esatto proprio per riempire tutti i ripiani. Fantastico. Chiuso, guardate che bello, mi piace molto, il mio rimarrà assolutamente così. In questo sacchettino che c'è per tutte troviamo questi biadesivi da attaccare sulle nostre unghie per appiccicarci le unghie finte, una piccola limetta per unghie e qui non c'è nient'altro se non delle avvertenze, i 3 fogliettini di stickers dove vediamo che nel caso di Kitty K ci sono dei cuoricini, dei fiocchettini, dei bibitoni, insomma le solite cose e ovviamente sui suoi colori, quindi blu, rosa, viola e argento. Ma se dobbiamo fare le unghie non possono mancare gli smalti. Ne ho aperto uno solo per mostrarvelo, ma non li aprirò tutti, portate pazienza. Hanno tutti questo tappo in gomma e se sotto hanno la parte del bibitone di vetro con la scritta OMG, forse qui si nota meglio che c'è la scritta OMG, il tappo invece è fatto a cupcake. Ovviamente questo qui rosa con le orecchiette di panna bianca perlata, con sopra tutta la decorazione rosa con un fiocchettino azzurro e la cannuccia fucsia, e l'altro di Kitty K invece secondo me è molto più bello perché abbiamo il vasetto azzurro con invece il tappo con tutta questa decorazione con un gattino, la cappa di Kitty K, la cannuccia trasparente, tutta questa colorazione perlata che trovo bellissima. Però questo colore non è azzurro. Questo smalto non è azzurro perché se andiamo ad aprirlo, che è l'unico che ho aperto, questo smalto è bianco e purtroppo non riesco a farvelo vedere, ma se riuscissi a farvelo vedere da vicino vedreste che è completamente perlato. L'ho aperto solamente per capire che tipo di smalto sia, perché gli smalti per bambini non possono ovviamente avere tanti ingredienti che invece hanno gli smalti per adulti, che molte volte risultano anche tossici. In questo caso devo dirvi che sembra un vero smalto, non di quelli peel off che vediamo tante volte nelle cose per i più piccoli, ma non ha la classica puzza da smalto, quindi sicuramente hanno trovato una formulazione alternativa. Ma possono mancare dei glitter da mettere sulle unghie? Assolutamente no, infatti troviamo questo contenitore viola, sempre con le orecchiette da gatto, con all'interno questa bustina che anche in questo caso, scusatemi se non la apro, ma direi che si vede benissimo che c'è della polverina, che poi non sono realmente glitter, è proprio una polverina completamente fucsia perlata, davvero bellissima. Secondo loro io dovrei aprire questo sacchettino, versarlo qui dentro e poi chiuderlo. Il problema è che si apre talmente facilmente che se io lo facessi mi riempirei la casa di polverina fucsia e direi anche no. Sono andato a recuperare anche la mia Kitty K tra virgolette originale per fare un piccolo confronto che ovviamente non sarà sugli accessori o sui vestiti, perché comunque confrontiamo una bambola che è uscita come primo personaggio, come prima bambola ispirata a quel personaggio e quindi super ricca di dettagli, sappiamo che MJ ci vizia con i dettagli, contro una bambola invece contenuta in un playset, quindi non voglio guardare quello. Il confronto che volevo fare è sul viso, che pensavo fosse uguale, invece vediamo delle piccole differenze. Il colore degli occhi è diverso, in questo caso era un po' più chiaro e freddo, in questo caso è un pochino più scuro e caldo. I nei si sono abbassati, non sono più all'altezza delle labbra ma sono più bassi. E anche il trucco, se guardiamo il trucco e le sopracciglia della vecchia Kitty K sono completamente diversi da quelli della nuova. E l'ultima cosa che ci tengo a mostrarvi è che anche il colore dei capelli è completamente diverso. Sono spariti i tinsel e questa non è una brutta cosa, ma se nella vecchia Kitty K il colore era quasi un bianco leggermente lilla, i capelli della nuova sono veramente molto più lilla.
leggermente anche più corti, ma quella di prima aveva dei capelli veramente esagerati. E come sempre mi stavo dimenticando di dirvi che anche lei ha lo smalto sulle unghie e nel suo caso è fucsia. Ma passiamo a Candylicious, che ovviamente anche lei arriva senza lo stand, e questo è un vero peccato perché secondo me lo stand anche solo per il gioco sarebbe davvero utilissimo. Il suo viso però questa volta mi sembra davvero identico alla precedente, ma poi confronteremo anche lei. Occhi verde acqua con sopra un ombretto lilla e sotto un ombretto rosa, le sopracciglia sono completamente fucsia super definite, labbra effetto gloss con un rossetto fucsia e 2 cuoricini sugli zigomi, ovviamente assieme a un po' di blush. I suoi capelli sono sempre di 3 colori, frangetta super ingellata, si vede anche qui la riga proprio del gel, completamente azzurra, e nella parte superiore invece sono divisi a metà tra rosa e giallo, raccolti in una coda altissima, che però se guardiamo dal retro sono un po' un macello, perché la coda è divisa in 3, con la parte centrale che è un disastro e invece le 2 parti laterali che hanno questi bellissimi riccioli. Infatti se li guardiamo da davanti sono molto carini, ma dal retro sono un disastro. Ovviamente indossa degli orecchini, sul suo orecchio destro c'è questo orecchino a pendaglio che sembra un dolcetto a forma di animaletto azzurro, invece sul suo orecchio sinistro troviamo un altro animaletto sempre a forma di dolcetto ma rosa. Anche il suo look è composto da 2 pezzi, ma non sono uno sopra l'altro come per Kitty Kay, perché abbiamo questa felpa, questo maglioncino molto carino, molto corto, tutto pelosissimo, davvero super morbido, con la parte sul busto rosa, una manica verde e invece l'altra manica azzurra, entrambe però con il polsino rosa. Prima di dimenticarmi, lei sulle mani indossa questo smalto rosa confetto, e poi troviamo questa gonna rosa in vinile con delle cuciture blu, molto semplice ma mi piace. Anche lei indossa delle calzine a rete con però questi volant, questi frufru, non so come chiamarli, sulla caviglia, e le sue scarpe sono di 2 colori diversi, una è verde e una è blu con dettagli rosa. Una cosa che mi piace sempre molto, perché comunque queste scarpe sono riciclate, è il fatto che abbiano la chiusura sul retro, quindi non sono semplicemente tagliate ma possiamo proprio andare ad aprirle e richiuderle. Lei non ha un caffè ma ha una gelateria, e infatti vediamo qui il bancone porta gelati, bellissimo, è realizzato perfettamente, credo che sia anche il più bello tra tutti. Nella parte superiore bianco perlato con tutta questa glassa che cola, 3 spazi per appoggiare le dita per farci le unghie, la marca del frigo Mimi Coolmatic, ma la cosa più bella è come si apre questa parte. Andiamo ad aprirla e sparisce. Ovviamente se lo giriamo vediamo che prosegue dietro, ma noi dietro non dobbiamo guardarlo, quindi guardate che meraviglia, chiuso, aperto, con dentro i ripiani per mettere le unghie. E tutte le unghie che arrivano con lei sono viola e rosa, ma, e qui si riesce a vedere meglio, ci sono stampati dei gelati, la texture della cialda del gelato, del cono, dei donuts, troviamo quelle anche con i doppi donuts e tutta l'unghia con questa texture a cono gelato, e sono, oltre che di misure diverse, anche di forme diverse, ci sono più squadrate e più a ballerina. Dovrebbero chiamarsi a ballerina quelle fatte così, ma non sono sicuro. Anche per lei lima e adesivi, sticker da applicare alle unghie con ovviamente tutti gelatini, cupcake e varie cose, ovviamente ve li sto facendo vedere tutti storti perché sono rimbambito, cuoricini, cupcake, gelati, eccetera. I 2 smaltini che qui li vediamo verde e rosa e potrebbero anche esserlo, visto che il bianco ce l'aveva Kitty Kay. In uno troviamo tutti questi strati che sembrano quasi delle torte con del gelato in mezzo, rosa e verde acqua, con anche la cannuccia bicolore, bellissimo. L'altro ancora più bello, con questi strati azzurri, rosa e argento, con un cuoricino, la cannuccia, un donuts e anche qui un orsettino. Potevano mancare i glitter per lei? Ovviamente no, e nel suo caso sono all'interno di questo contenitore rosa e sono identici a quelli di prima. Esattamente gli stessi. Dite che saranno fucsia perlati per tutte e 3 le LOL? A questo punto credo di sì. Ma prendiamo la vecchia Candylicious e facciamo anche con lei un piccolo paragone, come vi dicevo prima, non su outfit, non su accessori, ma solamente sulla bambola. E in questo caso pensavo che il viso fosse identico, invece ci sono delle piccolissime differenze. Nella vecchia Candylicious abbiamo il trucco completamente opaco, invece in quella nuova troviamo il rosa leggermente perlato. Nella vecchia il rossetto era opaco, invece in quella nuova è completamente lucido, e anche le sopracciglia hanno una forma leggermente diversa. Qui erano proprio completamente dritte e invece in questo caso sono leggermente girate, più alte nella parte esterna e più basse nella parte centrale. Per il resto però i colori sono esattamente identici. Cambiano anche le ciglia in effetti. Devo dire che preferisco il viso nuovo. I colori dei capelli però devo dire che sono rimasti invariati, forse in questa nuova sono leggermente più saturi, ma comunque sono esattamente loro. Passando invece a Pinky Pops, che è anche l'ultima, devo dirvi che me l'aspettavo molto meglio. Vedendola nei video degli altri e soprattutto nelle foto mi sembrava più carina.
non è male, ma pensavo fosse più bella. Il motivo lo capiamo subito anche già dal suo viso, occhi verde scuro che mi piace tantissimo, credo che sia un colore ancora mai visto su una LOL, sugli occhi eyeliner grafico bianco molto bello, sopracciglia nere che le stanno malissimo secondo me, molto definite, le labbra fucsia lucide, un po' di blush sia sul naso che sugli zigomi. Negli occhi ho visto adesso che ha anche dell'ombretto rosso nella parte inferiore, ma ragazzi tutti questi nei a forma di semi di fragola sicuramente volevano rappresentare delle lentiggini, ma a me sembrano solamente dei punti neri, quindi no, bocciati. I suoi capelli sono fucsia con anche un solo ricciolo e 3 baby hair semplicissimi in questa parte dell'apertura della riga dei capelli. Guardandoli sul retro vediamo che sono cortissimi, una delle poche LOL OMG con i capelli davvero molto corti e sono un macello, sono veramente brutti, pieni di gel, incasinatissimi, si fa fatica a capire cosa dovrebbero essere, come dovrebbero essere. Guardiamolo da davanti che è meglio. In testa indossa questa fascettina di stoffa nera con tutti questi pois bianchi e anche un fiocchettino qui nella parte superiore sempre di stoffa. Alle orecchie porta questi orecchini verdi trasparenti con un fiorellino a cui è stato attaccato questo pendente a forma di fetta di arancia, di limone, insomma fetta di un qualche agrume. Sulle mani indossa lo smalto rosa, così non mi dimentico di dirvelo. E il suo look è composto anche in questo caso da 2 pezzi ma realizzati con gli stessi identici tessuti. Nella parte superiore troviamo questo top monospalla con tutta questa arricciatura di 1000 colori molto carina e se l'alziamo vediamo che sotto invece è realizzato con lo stesso tessuto della fascetta nero con i pois bianchi. Una cosa bella è che tutta l'arricciatura prosegue fino sul retro, non l'hanno conclusa sotto l'ascella come fanno tanti altri. I pantaloncini hanno invece lo stesso identico tessuto ma solamente il bordino nero con i pois. Anche le sue scarpe sono nere con un piccolissimo dettaglio bianco, niente di speciale. L'unica cosa che ho notato è che forse sono le uniche nuove perché le altre ragazzi erano scarpe già utilizzate e riciclate. In questo caso hanno tutti questi piccoli pois che potrebbero sembrare dei semini di fragola, quindi ho il dubbio che siano nuove, ma non ne sono sicuro. Il suo negozio invece vende frutta e troviamo anche un piccolo, chiamiamolo easter egg, MC Swag was here, che abbiamo visto spessissimo nelle confezioni LOL e questa è una genialata. Tutto completamente colorato con qui anche scritto Ciaccia Boba, che non so cosa voglia dire, e di nuovo la marca del frigo di prima. Su questo lato invece vediamo tutta questa texture di fragolina con i semini gialli, un'altra decorazione rosa e qui sotto la base verde. Ovviamente non possono mancare i segni dove appoggiare le dita per farsi le unghie. Anche nel suo caso si apre, possiamo riporre all'interno le varie unghie, che nel suo caso sono verdi e fucsia, tutte con questa forma a mandorla, con sopra stampati dei pezzettini di frutta. Qui troviamo un non lo so cosa sembra, una fetta di arancia, qui un altro spicchio di limone, me li sto inventando perché non saprei. In questa troviamo invece dei cuoricini, anche qui dei cuoricini, che siano cuoricini o fragoline, non capisco. Sacchettino con adesivi e lima anche per lei. Questi invece sono i suoi sticker con le fette d'arancia, le fette d'anguria, le ciliegie, le fragoline, insomma tutta la frutta possibile e immaginabile. Questi invece sono i 2 colori di smalto, uno rosa e uno giallo con sopra una cascata di frutta. Diciamo che sono quelli che mi piacciono un pochino meno ma sono comunque realizzati benissimo sia davanti che sul retro, guardate come sono realizzati bene. Qui troviamo una fetta d'anguria. Ah, ma quindi non era una fragola, lei vuole rappresentare un'anguria? L'ho capito adesso. Ok, fetta d'anguria, queste fettine allora sono probabilmente delle fette di lime, e certo gli orecchini verdi sono lime, facciamo finta di averlo capito prima, e di qua troviamo di nuovo delle fettine di lime, questa glassa, facciamo finta che sia il mango, no anzi non credo sia il mango perché poi i glitter sono all'interno di quest'ananas, quindi sto sbagliando tutta la frutta. Ananas con il ciuffettino verde e se l'apriamo, i suoi glitter sono diversi, non sono fucsia come le 2 precedenti ma sono sempre perlati ma dorati. Oh mio Dio, guarderei questa cosa per ore. Ha un colore bellissimo e dei riflessi ancora più belli. Ed eccole qua, tutte assieme, Kitty K, Pinky Pops e Candylicious. Che dire ragazzi, sono davvero molto belle. Trovo comunque che siano delle belle bambole. E dico trovo comunque perché sono delle bambole semplici. Lo vediamo dai loro look, lo vediamo dai vestiti, dagli accessori, dal fatto che non ci sia uno stand, e questa secondo me è una grandissima perdita, il fatto che non esista uno stand per queste bambole. Io l'avrei assolutamente inserito, soprattutto perché ad esempio come vedete anche in questo caso Kitty K a fianco al suo playset, a fianco al suo Kitty K Caffè, con uno stand sarebbe stato molto più facile giocarci, invece così non sappiamo come farla stare in piedi.
Peccato, è una cosa che veramente mi dispiace moltissimo. I playset e le cose che arrivano con loro comunque sono bellissimi, sono studiati come sempre con la solita qualità e genialità MGA, sono davvero uno più bello di quell'altro e soprattutto tutti completamente personalizzati in base alla bambola, in base al personaggio. E invece nel caso di Candylicious, che è una bambola un pochino retro, hanno realizzato in uno stile retro anche il suo playset ed è una cosa veramente geniale. Quindi sì, devo dire che secondo me sono comunque bambole fatte molto bene. È un vero peccato che manchi lo stand, ma sicuramente per il gioco saranno una cosa bellissima. Quindi sono bambole da collezione? No. Le trovo sicuramente più bambole playline, come appunto sono anche vendute. Non sono vendute come bambole collector, ma sono vendute come bambole da gioco. Se le volete collezionare comunque non ve le sconsiglio, nel senso che sono molto carine, ma dovrete andare a ricercare uno stand. Attualmente non sono ancora riuscito a trovarli. Si trovano stand Barbie, Monster High, ancora qualche stand Ever After High, ma stand Lolo MG non sono riuscito a trovarli. Devo provare a guardare su AliExpress e se dovessi mai trovarli vi lascio qui sotto il link Amazon sia di loro tre che anche degli eventuali stand se li troverò. Mi piacciono molto, la mia preferita in questo caso è assolutamente Candylicious per il suo stile, ma devo dirvi che anche Kitty K è molto carina. Valgono sicuramente il prezzo che costano, non tanto per la bambola quanto per tutto quello che arriva assieme a lei, ma ragazzi ve le consiglio solo ed esclusivamente se proprio le volete collezionare come me, o se vi piace uno dei personaggi in particolare. Se invece vi piace giocarci, allora sono perfette per voi. Adesso però aspetto di sapere qui sotto cosa ne pensate con un commento. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciatemi qui sotto un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e seguitemi su tutti i social con lo stesso nome Toys Expression e su Instagram anche come Toys Expression Dolls. Io come sempre vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.